E di noi, delle nostre delusioni, delle nostre grandi imprese, ci bastava un mese per capire le sue buone intenzioni, insinuazioni che venivano dal cuore e dalla mente, capivi che bastava niente, capivi che bastava niente per andare nella stessa direzione, la stazione, la tua stessa visione della vita, la fermata del tuo treno che non prendevi mai, non potevo farmelo scappare, quel tipo in quel locale, la persona che fa proprio per me, è pacato nei discorsi, è sicuro del suo dire, un cercatore del buon senso, positivo nell'agire, e nei suoi occhi vedevi qualcosa di diverso, forse un po' stroverso, un tipo come te, normale ed accattivante, normale ed accattivante, maestro senza luni e viceversa, ognuno va per la sua strada diversa. Quante volte hai provato a dire basta, a far uscire dalla bocca solo ciò che avevi in testa, e ti sei fermato a pensare delle ore che forse era meglio cambiare l'interlocutore. C'aveva incuriosito ed estasiato, infastidito per la sostanza delle cose, certo a volte velenose, contro ciò che non va nella società di oggi, gli inganni e quegli appoggi e quella di noi stessi, già legati ai compromessi, mantenuti permanenti, e dei figli, quelli sì che vanno avanti, nei poveri disoccupati di un lavoro latitante, che in fondo non cerchiamo veramente, maestri senza luni e viceversa, ognuno va per la sua strada diversa. Quante volte hai provato a dire basta, a far uscire dalla bocca solo ciò che avevi in testa, e ti sei fermato a pensare delle ore che forse era meglio cambiare l'interlocutore. Ero stanco di parlare, ero pronto ad andare, tieni in mente le parole dell'interlocutore. Bisogna prendere posizione, lottare con passione, trovare nuovi adepti per lo scopo ed investire i nostri averi sull'amore, pace e la giustizia. È fuggito via senza più lasciare traccia, parlava a cuore aperto, vagabondo esperto, era un uomo innamorato, e per questo solo un po' arrabbiato. Lo aveva detto delle ore, non si può giudicare senza agire, con la vita che ti passa un po' davanti, mostrare agli altri quel tuo spirito e non solo quei denti. Non si può rinunciare a quell'amore, devi imparare a riconoscere il prossimo